E benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati con un video abbastanza importante perché comunque stiamo per andare a commentare anche tecnicamente tutto, facendo un'analisi attenta. È un giocatore che comunque non è il primo che passa e soprattutto è un giocatore importante perché è il più costoso, a quanto pare, della storia del Venezia e l'abbiamo preso. L'abbiamo preso in una trattativa che è stata lunghissima, comunque come c'è arrivata anche dallo stesso Antonelli, no? Sì, Che comunque dopo insomma, ci dirà come è andata la tutto il storia, percorso che ha sì. portato al raggiungimento finalmente dell'acquisto insomma, di questo ragazzo così forte. Adesso andremo a descrivere pian piano. Verrà un video mi sa bello lungo questo. Faremo questa analisi tecnica appunto come sempre con le nostre considerazioni sia tecniche ma anche personali, sempre partendo ovviamente dalla considerazione prettamente tecnica e poi insomma andremo a dire la nostra, però certamente c'è ecco, oggi un po' di emozione perché comunque il colpo importante, diciamo che è uno dei video più importanti del canale se vogliamo, Sì, possiamo dirlo perché comunque stiamo andando a commentare la storia sì, sostanzialmente e esatto. quindi insomma è un momento storico e godiamocelo, cosa devo dire. L'abbiamo preso a 16 milioni di euro più bonus. Coi bonus e tutto dovrebbe, questo da capire, le cifre finali, no, secondo me le sapremo, Più o magari avanti. Antonelli lo dice lui stesso, lo dirà lui stesso. Comunque si parlava che coi bonus si arriva forse ai 23, io ho letto anche questo, poi non so se è esattamente questa la cifra, comunque cifre Sì, esorbitanti per le nostre tasche, anche per sì. quel che siamo stati abituati da sempre, ecco. Quindi per ora abbiamo venduto il giocatore a un prezzo più alto della storia del Venezia e in teoria l'abbiamo preso al valore più alto Nella della stessa storia. sessione Esatto. di mercato. Quindi è un buon segno questo, direi. Sicuramente è un'estate più che viva, ecco. Il Siviglia è stato costretto a vendere questo giocatore per motivi di bilancio, Sì. per un po' alleggerire il monte ingaggi perché aveva bisogno di vendere e per poter rifinanziare il proprio mercato. E Antonelli è stato bravo a inserirsi in questa trattativa e a entrare in modo Sì, molto no, deciso anche. si può dire a fare proprio leva su questa situazione, Esatto, comunque questa problematica del Siviglia, perché comunque per me le cifre sì, potevano essere anche più alte. Comunque sono riusciti a portarsi via il più possibile dal loro punto di vista, perché comunque non è che lo prendiamo a 2 lire, no, infatti, sicuramente l'abbiamo pagato bene. sì. Però ecco, potenzialmente le cifre potevano essere ben più alte, perché comunque il giocatore ha fatto bene e tutto, però c'era questa situazione problematica a livello di bilancio, quindi dal nostro punto di vista meno male. Sì, Cioè, è stata una trattativa comunque lunga perché è durata parecchi giorni e settimane. C'è da dire che è servito anche un blitz di Antonelli comunque per sbloccare un po' la trattativa, per non dico finalizzarla, perché comunque non è che poi finito il viaggio, tornato dal viaggio era tutto fatto. 90% passa sì, però comunque ci sono sono stati serviti poi, altri giorni, no? esatto, altri contatti. Esatto, per chiudere. Sì, un colpo comunque che certifica le ambizioni di salvezza che ci sono state raccontate dalla società e la presenza di risorse importanti che si stanno usando per finanziare questo mercato per raggiungere l'obiettivo che abbiamo adesso, che Certo. è la salvezza. Direi di andare alle considerazioni tecniche della trattativa. Sicuramente ne riparleremo perché Sì. comunque è stata travagliatissima, è stato veramente un parto in tutti i sensi, veramente. Però comunque ne varrà la pena e andiamo appunto alle considerazioni tecniche partendo come sempre dalle informazioni di base un po' più easy, Sì. anagrafiche, ecco. Ha 26 anni, quindi è un classe 2000, è nigeriano, convocato fisso in nazionale, Sì. è alto 1,90, è una prima punta e Su vabbè, sto discorso qua ci esatto. torneremo dopo perché comunque alla fine principalmente sarà un po' da riparlarne, ecco, perché comunque si possono aprire diversi discorsi qua. Di piede destro e la scorsa stagione col Siviglia ha totalizzato 33 presenze, facendo 10 gol, 4 assist tra la Liga e la Coppa del Re. Parto dall'impressione proprio che abbiamo avuto vedendo il giocatore, no? Esteticamente. Sì, no, esteticamente poi, cioè, dai video, no? Siamo partiti ovviamente da quello, come un po' tutti credo, no? Prima cosa che vai a vedere, ci parla il giocatore, andiamo a vedere un po', no? Prima impressione che abbiamo avuto è una bestia, cioè questo qui fisicamente è imperante, imponente, ed è veramente il primo aspetto, secondo me, su cui focalizzarsi, perché è un aspetto fondamentale, secondo me, del valore, per capire il valore del giocatore. Ha una fisicità, come vi dicevo, imponente,
abbinata alla sua altezza, non è che la fisicità è dovuta al fatto che è alto, è proprio robusto, grosso e in più è anche alto, quindi è veramente già a una prima occhiata capisci l'imponenza, la dominanza fisica del giocatore e una punta così ovviamente con queste caratteristiche fisiche ti garantisce una protezione palla veramente importante, ecco, e di conseguenza riesci con un giocatore così, con un attaccante così, a far salire bene anche la squadra, proprio basta che ti appoggi su di lui, appoggiandoti su di lui, Sì. lavorando molto bene, spalla alla porta, ti favorisce anche gli inserimenti delle mezzali, degli esterni, della seconda punta Sì. stessa. Ti protegge E... la palla come pochi sanno fare, perché Esattamente. fisicamente proprio riesce a reggere un difensore o comunque ti tiene la palla Sì, lì e può fare benissimo delle sponde in compagnia di squadra. E effettivamente avevamo bisogno di un giocatore che fisicamente fosse così. un Sì, riferimento centrale perché come dicevi, cioè, ti vince tanti duelli fisici perché proprio con quella fisicità eh, ti sa reggere benissimo l'urto appunto con i difensori avversari. È in sostanza appunto come stavo dicendo un riferimento centrale, un centravanti boa potenzialmente super. Però c'è da dire, no? Primo aspetto che balza all'occhio, fisicità devastante. E qualcuno potrebbe pensare, sì, fisicità, quindi magari è un po' statico, quindi ti dà quelle caratteristiche un po' classiche, no? Attaccante classico, grande fisico, ma insomma sta un po' lì, sì, un po' è un po' statico. statico. E invece no, perché comunque non è solo questo. Volendo un attaccante così ti fa anche il reparto da solo, parliamoci chiaro, proprio per queste sue caratteristiche fisiche. Per il momento ci concentriamo su queste. Poi, come sappiamo, da noi non sarà così perché comunque tatticamente non giochiamo una punta, sarà affiancato da una seconda punta un po' più mobile. E a proposito, arriviamo a questo secondo aspetto, la mobilità, perché appunto, come pronunciavo, non è solo un centravanti boa con una fisicità dominante, perché in realtà Akor Adams ti dà anche profondità, capacità di sfruttare gli spazi, i metri che ci sono alle spalle della difesa. Non è una punta statica, ha una gran bella falcata che ovviamente è sempre abbinata, e torniamo sempre lì, a questa sua fisicità imperante, lo rendono proprio difficile da gestire, da prendere e da spostare per i giocatori avversari. Chiaramente questo pensato a una situazione di campo aperto dove ci sono tanti metri, una situazione di ripartenza, spazio quindi da sfruttare, diventa proprio difficile da contenere. Per questi due aspetti, diciamo, mixati insieme, quindi un'ottima corsa abbinata a una fisicità straripante. Ho finito gli aggettivi per descrivere la fisicità che ha il ragazzo. Sì, adesso guardiamo l'heatmap per capire un po' meglio come si muove in Sì, mezzo al campo. discorso mobilità che non finisce qua. Infatti, come vedete nella grafica, ci sono zone di campo dove orbita maggiormente, quelle dove c'è più rosso, ma guardate in quante zone di campo è possibile trovarlo durante la partita. Quanto è mobile si vede benissimo nelle parti gialle Sì, 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 della poi grafica. cioè proprio in quante zone di campo diverse da una dall'altra. Tutto questo ovviamente in funzione delle necessità della squadra, fa capire anche la sua abnegazione, se vogliamo, no? E quanto è bravo anche a leggere gli spazi, quanto cioè per me questo non è un aspetto proprio da non sottovalutare, perché comunque ti fa capire l'intelligenza anche tattica del giocatore che appunto sa leggere bene gli spazi in funzione della squadra, Esatto. che si sa muovere in base proprio ai bisogni tattici che ha in quel momento lì la squadra, e proprio da questa heatmap si vede veramente molto bene Sì, questo aspetto, quindi già questo fa capire un po' di più analiticamente parlando la sua capacità di muoversi bene nel campo, quindi di non focalizzarsi solo su un punto, di non essere così statico in diversi punti del campo, ma di muoversi in veramente tanti punti in base alle necessità che ha in quel momento lì la squadra. Quindi diciamo che già solo questi due aspetti qua che abbiamo analizzato finora fanno capire già un po' il valore dell'attaccante che siamo andati a prenderci, cioè fisicità ma abbinata non alla staticità ma alla mobilità. mm, Diciamo che quindi già queste due caratteristiche fanno capire che tipo di attaccante siamo andati a prendere, proprio quell'attaccante
moderno, nel vero senso della parola, che ha nel suo, diciamo, arsenale tecnico diverse armi. Sa fare tante cose, per dirla proprio male, però diciamo un attaccante, ecco, per dirla un po' meglio, con un repertorio sicuramente completo. Sarà un'aggiunta in più rispetto a Assolutamente. tutti gli attaccanti che abbiamo. Poi arriviamo alla tecnica, diciamo, coi piedi, quindi arriviamo dopo al tiro, parliamo prima di tecnica di base, diciamo, tecnica palla al piede. Diciamo che dai video le abbiamo visto fare ottime sponde coi tempi e soprattutto nei modi giusti, perché lì si vede un po' la qualità in questo tipo di situazioni, ecco, per mandare ovviamente al tiro i compagni e da qui appunto sono Sì. arrivati i 4 assi stagionali che abbiamo visto prima quando descrivevamo all'inizio, gol e assist, no? Vedendo la sua fisicità, la sua velocità, ci aspettavamo, un giocatore che tecnicamente non fosse proprio con un piede così perfetto, diciamo. Sì, sì, sì. Ma invece, ci ha sorpreso anche su quello. Sì, diciamo che, poteva essere, leggermente, ecco, rivedibile, no, sta guardando Eh, solo fisicamente, quel tipo di attaccanti danno un po' quell'impressione, di solito proprio sono un po' così. E invece lui, come hai detto tu, diciamo, c'ha sorpreso perché comunque, tecnica palla al piede lo definirei più che altro efficace per quel che deve fare. Sponde, mandare appunto, come dicevo, al tiro ai compagni, è molto più, come dire, elegante di quanto può sembrare esternamente senza vedere magari, il giocatore che poi le sue giocate in campo, ecco, senza vedere video o altro, ecco. E arriviamo appunto alla finalizzazione, alla parte, se vogliamo più importante. Abbiamo parlato finora di, fisicità, mobilità, quindi attacco alla profondità, tecnica coi piedi, no, di base, così arriviamo appunto al tiro, perché se no stiamo parlando, di niente. E devo dire che anche qua non se la cava male, però ovviamente, in questo caso abbiamo preferito un po' partire prima dai dati più che fare considerazioni su, video o altre situazioni, diciamo. Partiamo dai dati, e ovviamente i dati sono di FOTMOB e, piccola premessa, sono sempre relativi al campionato, non alla Coppa del Re, sono solo al campionato, però comunque i 10 gol sono arrivati a fatalità comunque, tutti in campionato, quindi vale la pena analizzarli bene. ha fatto 10 gol, tra questi Sì. 10 gol 9, sono arrivati in area di rigore. Quindi abbiamo già un Eh segnale sì, eh importante sì. sulle sue capacità e le abilità in area di rigore, come Sì, vedete anche nelle grafiche. 3 gol poi sono arrivati su rigore dei 10, realizzati, e quindi cioè al Siviglia era un tiratore designato dal dischetto, per me lo sarà anche da noi, sarà lui il deputato a tirare rigori anche da noi, perché comunque l'anno scorso c'era un po' di, Sì, ricambio, cioè si tirava un po' così, nel senso chi se la si lasciava sente il al momento, pallone. si decide, no, Sì. così in base alla situazione. Per me, ecco, in Serie A non si sche non si scherza più tanto, tirerà lui perché comunque sa farlo molto bene. E tra quei 10 gol è arrivato anche un gol di testa. Il Siviglia comunque l'ha sfruttato poco, a quanto pare, la Eh sì. sua capacità del tiro di testa. Sì, più che altro anche per la sua altezza e tutto Sì, mi aspetto più gol da questo tipo di situazione, o comunque più tentativi, non hai detto gol, però anche più tentativi proprio di testa. anche perché sì, è alto 1,90 Fisicità devastante. esatto, quindi di testa dovrebbe, riuscire a farne un po' di più, diamo noi magari. Comunque tiri da fuori area, ha fatti 19, solo 1 però è andato a segno. Sì, sì, comunque Comunque diciamo che ci prova, ecco. esatto, 19 tiri non sono secondo me tantissimi, nell'arco di tutta la stagione ovviamente, diciamo che è più a suo agio ovviamente, in area. banalità, in area, però comunque ci prova ogni tanto, ci prova, però dai, uno di questi comunque è andato a segno, vedremo questo aspetto. Diciamo che comunque in generale, vedendo i gol della scorsa stagione al Siviglia, cioè abbiamo veramente analizzato tutti i 10 gol alla fine tra rigori, di testa così. Li abbiamo visto fare gol appunto in tutte le maniere possibili sostanzialmente, mancava solo il gol in rovesciata credo, cioè nel senso abbiamo visto fare gol da semplici, no, quelli da rapinatore d'area che però devi essere posizionato bene per farli, no, nella Sì, posizione giusta, quindi lettura della situazione, della situazione in area, nello smarcamento, ecco. Gol in ripartenza, tap-in semplicissimi, di però rigore. comunque anche lì devi esserci. Sì, Tiri più magari stilisticamente eleganti, tiri di potenza. Ce n'era uno veramente bellissimo che forse, di sinistro, lui che è un destro, veramente bello. Gol appunto uno di testa. E diciamo che da qua già si capisce
quanta varietà abbia a livello di soluzioni potenziali di tiro. Diciamo una varietà sicuramente che possiamo definire invidiabile, perché comunque, sfido a trovare un attaccante così completo come tipo di armi di tiro, di soluzioni di tiro. E diciamo che tutte queste considerazioni che abbiamo fatto finora dal punto Sì. di vista tecnico, ci portano a dire che diciamo che il ragazzo ha tutto per essere un centravanti potenzialmente devastante per la Serie A, viste le sue tante abilità descritte fino a qui, tante e variegate. Esatto, poi la cifra che è stata sborsata comunque è importante, ma per tutte le caratteristiche che abbiamo elencato fino a qua, ne vale assolutamente la pena. Direi di sì. È un giocatore diciamo che potenzialmente, se fa bene, ti porta tanti gol decisivi per la salvezza. E aggiungiamo anche che, dobbiamo sempre guardare in questo dobbiamo sempre fare questo tipo di ragionamento. La stagione prossima, se farà bene ci porterà alla salvezza, porterà quindi tanti gol, andrebbe ad attirare l'attenzione di tantissimi club Mh, potenzialmente. La plusvalenza potrebbe essere importante, potrebbe essere molto alta, ecco, perché comunque è un attaccante che per tutte le caratteristiche descritte, attaccante moderno con un arsenale, di soluzioni tecniche, completo, ce ne son pochi. Son quasi sicuro che se farà bene, godiamocelo, ecco, godiamocelo perché, un anno sicuramente, rimarrà, ma appunto se farà bene, ed è quello che ci auguriamo, sì, per portarci in gol salvezza, sarà difficile, ecco, rivederlo anche l'anno successivo, a meno di, come dire, cose impronosticabili, però speriamo, insomma, questa è un po' la previsione, però diciamo che è inutile dire che per noi, vista l'analisi fatta, visto tutto quello che abbiam detto, l'acquisto è super, super sì, approvato, approvato, assolutamente. approvatissimo. Chiudiamo col discorso, cioè comunque attacco in generale, nel senso perché abbiamo preso anche Rachmani, no, un po' di settimane fa c'è stata l'ufficialità, abbiamo fatto anche l'analisi, tecnica, però insomma nell'analisi, ho detto che è una prima punta vera e propria, no, e lo confermo, cioè nel senso lo è, lo ha detto anche Stroppa nella sua conferenza dove è stato ufficializzato, il rinnovo del mister, però lo stesso mister appunto ha detto che vuole provarlo, vuole lavorare su un, Rachmani seconda punta, ci vuole provare ecco, il ritiro. Quindi se sarà così ottimo, cioè nel senso vi ricordo comunque che nel video avevo detto, no, che lo Sparta Praga ha fatto anche non solo la prima punta, ma anche la destra, alla sinistra, quindi diversi ruoli, nella zona d'attacco. Diciamo che per me, cioè se Stroppa ci crede benissimo, cioè se ritiene di poter, lavorare il ritiro su questa coppia, quindi Adams, Rachmani seconda punta, ehm, sarebbe potenzialmente tanta roba, Mh, se possono così convivere in attacco. Diciamo che sicuramente, facendo una veloce provvisione, cioè il peso specifico in area di una coppia così, sarebbe veramente molto alto perché sì. proprio cioè Rachmani per quanto possa essere, lavorato, ecco, adattato a seconda punta, rimane per me un attaccante d'area. Quindi il peso specifico sarebbe veramente importante se venissero Molto. schierati insieme. Sicuramente poi più peso specifico in area sempre di uno Yeboah, che anche Eh sì, qua, si aprirebbe un altro discorso, perché eh sì. comunque, a questo punto, se la coppia d'attacco fosse Rachmani seconda punta, Adams prima punta, Yeboah dove lo mettiamo? Sì. In panchina? Eh no, infatti i giornalisti a Stroppa hanno chiesto appunto che c'è questo problema che ci sono tanti Sì, è che non attaccanti si ora. riferivano proprio penso a questo, diciamo sono In stati un po' più generale, vaghi, però sì. probabilmente sì, ecco. Stroppa ha detto che questi problemi comunque, non sono dei veri problemi e comunque preferisce avere questi problemi di avere Esatto, troppe soluzioni, che non che non averne proprio. La sensazione è che Antonelli, ha provato a dare a Stroppa più possibilità di scelta possibile, esatto, soprattutto in sì. attacco in Sì, questo l'avevamo momento. detto anche in tante analisi passate, adesso non mi ricordo perché sono state veramente parecchie comunque tra tutte le ufficialità che ci sono state. L'avevamo detto, no, forse in quella di Helgason, adesso mi viene in mente, avevo detto comunque la Sì, sensazione che abbiamo è che,
cioè Antonelli stia cercando di dare soluzioni diverse, tante soluzioni diverse in base appunto alle partite, perché ci sarà bisogno di caratteristiche diverse in funzione di match diversi. E quindi questo discorso in quel caso era stato applicato al centrocampo, è applicabile anche all'attacco. Esatto. A volte giocherà magari Yeboah o Yeboah subentrerà a partita in corso e a volte giocherà Yeboah titolare e subentrerà Rrahmani, no? Questa è Sì. l'idea di base, però l'abbiamo buttata un po' lì, c'è tutto da valutare. Sono problemi minori, diciamo, sono bei problemi, ecco. Nel senso, chi giocherà, giocherà, l'importante, insomma, sarà raggiungere l'obiettivo. L'importante comunque è che Stroppa abbia diverse soluzioni da poter usare per appunto match diversi, richiedono caratteristiche diverse, soluzioni diverse. Un po' questo quindi era il discorso su Adams, abbiamo anche chiuso con un discorso qua tra Yeboah, Rrahmani, chi potrebbe essere il suo, diciamo, sparring partner. Abbiamo descritto tecnicamente, fateci sapere se avete capito tutto, se siete d'accordo con noi. Spero vi sia piaciuto il video, grazie per aver visto il video fino a qui, vi invitiamo alla fine a lasciare like, a iscrivervi, per chi è arrivato fino a qui, Solo commentare dicendo la vostra, sì, solo chi è arrivato fino a qui, commentare dicendo la vostra, cosa ne pensate sul giocatore in base a come ve l'abbiamo descritto, in base a quel che avete visto magari dai video, e insomma tutto questo è sempre Forza è Venezia. sempre Forza Unione.